Giuseppe, ma avete fregato anche oggi. Di nuovo, come sempre. Perché? Non si parla di Rolex, io vado via. Vabbè, guarda, in realtà, cioè, anche se avessimo parlato di Rolex non sarebbe cambiato. No, la sua granché. su Rolex la sua la dice. Poi. No, leva i quadranti dice e metti bravo. le stronzate. Direbbe dice. che levo il quadrante e metto il cinturino di gomma. Cinturino. Cinturino di gomma. No, Cinturino, già. No, Esatto. Anzi, bisogna dire anche una cosa riguardo a quel cinturino. Sì. Cioè, fenomeno. C'ha- Luca è quella tanta puntata lì roba. è stata veramente Cioè, siamo apprezzata morti, anche sì. ma poi noi siamo morti alle risate, cioè noi siamo veramente Esilarati. infatti, Veramente esilarante. to- Serata tornerà- divertente, lui Sì, devo sì. dire però ha riscosso anche il Sì. successo. Sì. dovuto, Vero, nel senso dovuto, proprio dovuto. Esatto, Ma tornerà poi sicuramente. non me l'aspettavo, via, non conoscendolo, non me l'aspettavo. Che poi effettivamente, cioè, io e te l'abbiamo conosciuto 15 minuti prima, però sì, sembrava sì, che, che ci conoscessimo da tanto Ha tempo. invertito i nomi. Sì. Volutamente. Assolutamente, sì. Va bene, e comunque bene. Luca, grazie perché veramente è stata una puntatona. Grande Luca. Sì. Per il resto oggi siamo riuniti nel Qua. tuo ufficio. A parlare di, A parlare di tre orologi, Esatto. Riedizioni. riedizioni, tre orologi a confronto, riedizioni che hanno tutti e tre una caratteristica in comune, ovvero carica manuale tutti e tre, Sì. in oro tutti e tre, Sì. tutti e tre riedizioni di orologi degli anni 30. E poi la quinta cosa che ti sei dimenticato di dire è che non piacciono a Pietro nessuno dei tre, Che nessuno diciamo. di te piace a Pietro. Cioè, devo fare una classifica, non sono, diciamo, nei top 5. Anche in top 500. Ma forse. neanche. Top 500, no. No, infatti. vabbè. Però diciamo che fra i tre che Giuseppe ha messo sul tavolo, io ho scelto quello. Quello un po' più tecnico, No, più che altro quello un po' più sportivo. sportivo, O- esatto, un po' più all'occhio. tecnico. No, un cronografo. Sì, Anzi, ti farei cominciare proprio a te. mi allora. fai partire da me. Intanto ti Vediamo se volevo studiate. chiedere una cosa. Se questo ha anche un cinturino di metallo. No. Il portoghese, IVC portoghese. IVC portoghese. In oro. Ratta. L'IVC portoghese che sia in acciaio, che sia anche in oro rosa o giallo, non ha mai un cinturino diverso dal cinturino di pelle. Ha sempre un cinturino di pelle. E allora, Gli ultimi io lo, modelli hanno una déployant, cioè una chiusura di quelle lunghe, ma sempre col cinturino di pelle. io l'analizzo, non l'avevo mai neanche indossato. Grosso, è pesante. Grosso. Ah, quello essendo in oro, è chiaro che quello è oro rosa, insomma, un modello No, non è anche brutto, di peso, diciamo, un peso Brutto, ragguardevole. fatto diverso. No, è bello bellino. rosa, bello rosa. Un po' altino perché è rattrappante. Come di avere un bel polso. Ma devo dire che però lo spessore è lo stesso anche dell'automatico. Ah sì? Sì, non cambia lo spessore tra il rattrappante e l'automatico, la differenza che cambia è che nel modello cronografo è automatico, il movimento di base è lo stesso, solo che sono rifiniti in maniera completamente diversa, tant'è vero che questo diventa manuale. E dimmi una cosa, Infatti mi dicevi, no, del sì, fatto sì, che da per noi. quello che questo che lo rende uno dei rattrappanti forse più Sì, ha un economici. prezzo diciamo, Esatto. più abbordabile perché in forse pratica parte da un movimento diciamo, abbastanza conosciuto, un movimento insomma, reperibile a dei prezzi buoni, Che è 77,50. e poi viene comunque modificato diciamo, e reso a carica manuale con l'aggiunta del rattrappante. della Ma pinza del rattrappante. come funzione come complicazione è una delle complicazioni più difficili da realizzare? Allora, nel cronografo sì, cioè è la complicazione più difficile dei cronografi. E, È ok, chiaro che, voglio dire, non è... il calendario perpetuo. Ecco, non è al confronto di un calendario perpetuo o di un tourbillon, però nel mondo dei cronografi è una delle funzioni più difficili, complicate. sì, più Più complicate. dimmi una cosa. Un IVC degli anni 30 l'hai mai venduto? Allora, negli anni 30 ho venduto il progenitore di questo, cioè il vero portoghese, che era un orologio di diametro grande, ce l'aveva Silvio. Strano. Sì, ce l'aveva Silvio. Silvio lui ce l'aveva, se ne abbiamo anche parlato forse. Sì, no, una chiacchierata con tra lui. noi. Sì, tra noi. Lui c'aveva il modello proprio, tra l'altro col fondo nero, un quadrante nero che era bellissimo. Ma era simile come grafica? Allora, c'è un modello, Numeri Breguet, può darsi? numeri suoi erano, forse no, Breguet no, mi sembra che fossero numeri Perché ce l'ha il classici, portoghese, no? sì, Il Breguet. però quelli suoi mi sembra che fossero numeri classici. Ok. Però il modello invece portoghese che aveva un quadrante come questo c'era, ovvero sia fondo chiaro, numeri oro riportati, abbastanza evidenti, ed è stato quello dei vari quadranti che aveva il portoghese iniziale, è stato quello che praticamente ha poi dato diciamo, la tipologia del via a quadrante questo a modello. tutte queste serie qua.
Sì, tutte ma la queste cassa caratteristiche. stessa grandezza all'incirca. Il diametro era più o meno lo stesso. Ma già negli la anni 30 tipologia- così grande? Impressionante, infatti. Ma- Ma Mamma infatti era un orologio da tasca, Oh, parliamoci chiaro. Il movimento era di un orologio da tasca. il Metteva movimento dentro- non la tasca. Il movimento veniva messo dentro un orologio da tasca perché diciamo che la tipologia Spostavano la di... corona. Come? Spostavano la corona da mezzogiorno sì, alle 3. Sì, infatti era... Più che altro giravano il quadrato. Giravano al quadrato. Infatti, la grandezza lo rende un orologio molto raro e Un costoso. po', diciamo, per l'epoca veramente démodé, perché un orologio di quelle dimensioni lì... Ma te ne hai visto uno, quello lì? No, ne ho visti più di uno. Quello mi ricordo di averlo avuto, e ho avuto il modello normale, non era quello di Silvio, quello di Silvio era nero, io l'ho avuto col fondo chiaro, proprio quello, diciamo, come la replica. E era un bel orologio, un orologio però che negli anni 80-90 si vendeva poco perché era troppo grande. È È un po' chiaro. paradossale come No, cosa. infatti, cioè, E poi era... Sì, sì, sì. erano i caratteri erano completamente diversi, per cui quel tipo Ma di te non orologio... li vedevi neanche passare, non ti Ma non era riproponevano un orologio tanti. comune. Non era questo, comune. No, questo non è mai stato. Cos'era il militare? No, Secondo no, te? era proprio per... il nome portoghese derivava dal fatto che era giusto. praticamente una tipologia di orologio che compravano mercanti portoghesi, Sì. i quali non si fidavano del movimento piccolo dell'orologio da polso, volevano la sveglia. sicurezza dell'orologio grande che è Più diciamo, preciso in teoria. era più preciso, era molto più Ma in robusto. pratica anche. Però la comunità di averlo al polso avevano capito che era interessante. Sì. Quindi cosa facevano? Si fecero fare dalla IWC con queste caratteristiche un orologio, cioè col movimento dell'orologio da tasca, un orologio da polso. Ah, penso un E po'. a dirti la verità, in una prima fase, insomma, Erano vendettero andati qualcuno. incontrerò. Sì, sì. Ma e questo invece la riedizione quando è stata fatta? La riedizione è stata fatta intorno agli anni 90. E ha incontrato subito? Subito, sì, ebbe subito successo. Anche perché la riedizione fu fatta subito a cronografo, nel momento del boom dei cronografi, diciamo che... Acciaio, oro rosa, Acciaio, oro bianco, oro rosa, oro giallo, Comunque, platino no, platino no, platino questo modello non l'ho mai visto. acciaio oro, Acciaio oro neanche, o oro o acciaio e oro nelle varie, diciamo... c'è la classica declinazioni. corona, no? Come i primi bussi Sì. col pesciolino. Sì, sì, sì. Come che ci feci vedere noi i bussi che... Che nell'originale in realtà invece era a cipolla classica, quindi un po' più stile militare. Che stile proprio orologio da tasca. anche, no? Esattamente, stile orologio da tasca, infatti. Sì, 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 no, però è ganzo perché comunque ha No, un ma questo è un design bel, molto... bell'orologio, secondo sai me, che ha questo orologio a mio avviso che più lo porti più ci fai l'occhio. Secondo me, visto al più- polso, questo è un bell'orologio. Sì. Vi dirò anche una cosa. Dei 3 orologi che analizziamo oggi, questo è quello più venduto. E non parlo, diciamo, del modello proprio rattrappante d'oro, ma il portoghese cronografo IWC è l'orologio più venduto dei 3. Quindi richiesto. Sì, sì. Cioè c'ha più vendibilità. C'ha dici te. assolutamente più vendibilità. E specialmente di questo modello. Però è anche vero Mm. che secondo me questa disquisizione che te hai fatto dovrebbe mettere 3 orologi. Cioè io sono abituato che vado da Beppe e nel tavolino vedo gli orologi, no? Certo. Vedo questo, vedo quello e quello che mi rientra nell'occhio, che cos'è? No, poi ci si vede tutti i giorni. Giusto. Quindi, sai, è più venduto dei 3, però bisognerebbe capire No, e poi vedremo anche gli altri Quando tre tre a ovviamente, confronto, esatto. cioè averle 3, quale sceglieresti, È capito? chiaro È un po' che- diverso. No, ma quella alla fine poi ce la faremo la nostra Oh. indagine Sì, di, sì, sì, esatto, la nostra mercato, classifica esatto. personale. È chiaro che quando dicevo che era il più venduto lo dico perché nella versione acciaio cronografo Sì, era la vabbè. più economica, era Quello. quello che ha avuto più... Più Però se successo. te mi mettessi la possibilità, capito, metti Passiamo a questo, cosa? Questo è un, c'è sempre il Diciamo che che tra ora... l'altro io questo qui mai visto, No, Non neanche l'hai io. visto questo? L'ho Dal visto vivo. ieri l'altro quando ti ho visto un film lungo. In realtà questo è dei 3 No. forse quello che ha... Mi aveva Nove detto lo più- Swatch. No, Non è uno swatch. Certo, sì. A lui si è detto swatch. Ah, ti ricordi? Io ci ho anche creduto. Lui come al solito. povero Gli si è sì. da detto per farvi capire con che abbiamo a che fare. Swatch, acciaio e oro e plastica. Oro e plastica. Lui è? Ho capito, ma lui ha detto, ma l'hanno fatto? Certo che l'hanno fatto. Perché se le dico io non ci credete. Dice Lui, Giuseppe, allora- esatto, esatto. Come faccio a dargli conto a Giuseppe? Non ho capito. Ho capito, ma Se ti dico oro oro e e plastica, plastica. No, finché dici carbonio e oro, tante e tante. ma magari Vabbè, di che sarà si un parla, po'. Giuseppe? Comunque, Allora, qui si mi ha parla tirato invece fuori del Patek questo. Philippe Calatrava. Calatrava, versione oversize, quello grande,
praticamente stessa forma, stessa diciamo tipologia di lunetta, quadrante, sfere, lancette, sfere identiche al modello Calatrava classico degli anni 30. Quindi la lunettina piatta, il quadrante fondo argentato con gli indici a proiettile, diciamo col doppio proiettile Aure 12, quindi tutte le caratteristiche del Calatrava degli anni 30, referenza vecchia, referenza 96. Ah, che è proprio piccola la 96. Che era molto più piccola. Cosa c'era? C'era 5,70 che era grosso. 2 mm era. 5,70 che era grosso, forse Sì, allora, in quell'epoca lì avevamo fatto il referenza 96 che era da 32-33 mm ed è stato anche in produzione per tantissimi anni, finché poi chiaramente le mode cominciarono a cambiare e allora fecero il 570 che era un po' più grande, che comunque vendevano sempre di più dei modelli 96, non tanto del 570 quanto del 96. Poi fecero diciamo il 37-96 che era uguale al 96. Il 25-26 che ancora dopo... Il 25-26 però era una versione completamente diversa perché era più tipo questo, ovvero un automatico con cassa a vite, cassa bombata un po' tipo ovettone della Rolex. Era un po' la risposta a quel genere di orologi. Aveva fatto la Vacheron, aveva fatto la Rolex, l'aveva fatta anche poi la Questo di che anni è? Questo è di ora. Questo è ancora in produzione. Ma è stato fatto all'inizio del 2000? Questo qui è un orologio del 2007 che comunque era in produzione diciamo precedentemente ma che ha ripreso diciamo, a essere prodotto con questa referenza 5196 almeno diciamo da una quindicina d'anni. Stessa domanda. In precedenza hai avuti quelli originali? Sì, molti di quelli originali. Molti? Sempre in oro? Sempre solo in oro questo qui. Non facevano no, io non ho mai avuto le versioni in bianco, non sì. ho mai avuto le versioni in bianco, cioè oro bianco platino. Però c'erano. E anche acciaio c'erano. E anche acciaio. Pochissimi. Sempre senza, col cinturino. Sempre cinturino pelle. Oddio, questi a dire la verità, a differenza di questo, spesso li trovi anche, non tanto la versione replica come questa, ma la versione originaria. Spesso li trovi bracciolata oro perché ce lo mettevano. Quello sottile, chiaramente maglia di lana, molto bello, sta da Dio, visto bene, sta da Dio, sì. Per questo è veramente stupendo come lo a te, mi piace molto. No, allora, è bello, perché però, ti ripeto, a lui, lo dicevo, guarda, l'altro giorno. Sì, che a lui sta bene l'orologio d'oro, sì. vero? Lui... Non sono volgari. No, questo sai, un carica manuale, quindi... Sai, qui di oro ne vedi poco poi alla fine. No, però insomma, però comunque non è un orologio piccolo. No, però gli sta bene anche sta misura. Per esempio questo... queste tre misure, 1, 2 poi... Questo quanto è? 40? Meno. 37 questo. 37, 38. 38. Sono orologi... Questo 44? 42? 43. 42, sì. Questo lo senti al polso? Sì, questo lo senti, ma è molto più pesante. No, un po' di meccanica ce l'ha, più pesante, però c'è anche una cassa più spessa, però, una cassa vedi, più raffinata. Cioè, più anche fine. lì, no? Arrivo io e devo scegliere, cioè, qui sono due persone diverse, assolutamente sì. Sono due gusti completamente diversi, no? Infatti quello che accomuna questo tipo di orologi di oggi non è tanto la tipologia dell'orologio quanto il fatto che siano riedizioni, certo. tutte in oro, tutte poi meccaniche. Stesso prezzo? Boh, forse sul prezzo di partenza direi di sì, di partenza sì. Quando lo compri? Sì, è vero, di seconda mano no, ma di partenza quello, sì. Dopo il seconda mano allinea un po', anche se chi era rimasto indietro, poi lo vedremo dopo, si sta riallineando un po' a questi. E finora, comunque ecco, Patek secondo me nell'economia dell'orologio elegante rimane sempre uno dei più belli. Sì. Poi comunque Vero? è un evergreen il fatto che... Cioè, sì, misura così grande, esatto. Anche te non usi orologi eleganti, però quell'orologio lì... Questo sotto lo smoking... Ma questo anche, secondo me, anche. Sì, sempre, sì. Io dico, lo vedo anche con un paio di jeans e una giacca blu. Sì. Obiettivamente. Sì, ma anche con la hai un polo, orologio la che ti t-shirt, distingue. esatto. Sì, no, quello. Esatto. È talmente Sono bello. dell'opinione che la tipologia dell'orologio lì non ha grosse attinenze con E l'abbigliamento. questo te l'hanno richiesto sempre, cioè ciclicamente? Sì. Cioè, Non ha un numero di vendite elevato, però ha un numero di vendite abbastanza fisso. Cioè i suoi clienti. Sì, cioè Perché comunque diciamo che ha un costo notevole per essere un solo tempo sì. di un marchio. Nel Chiaro senso... che devi entrare nell'idea di comprare un Patek Philippe. Quindi se Sì. te parti dall'idea di comprare un Patek Philippe, questo è uno dei primi scelti se vuoi un orologio classico. Oggi chiaramente un Nautilus o un Aquanaut avrebbero altro mercato rispetto a questo. Sì. Però è solo un momento, diciamo, storico questo. Va di moda quel tipo di orologio, per cui... Questo però devo dire che negli anni si è sempre venduto. Si è sempre venduto, sì.
Invece poi passiamo al mio orologio. Sì, questo è sempre stato il suo, Lui, effettivamente. sì. Comunque, tra l'altro, mi è appena venuto in mente che lo facevamo vedere in un'altra puntata, cioè non questo Cartier Americane, ma quello col datario. Quello col datario, quindi l'automatico. Esatto, mi ricordo che avevo comunque la maglia color bordeaux. Sì, Non sì, è davvero? la stessa maglia, però mi è venuto in mente ora. Poi dico che non è autistico. No, lo è. Si è fatto uno studio. Andiamo avanti. Comunque, qua abbiamo un Cartier Americane, una Sì. riedizione moderna, del American 2000. è una delle primissime riedizioni che hanno fatto, questa Ok. è ancora prima del 2000 questa qui, perché questo qui era il manuale, l'hanno Quello è il fatto manuale solo per all'inizio, edizione quindi limitata, ancora degli no? anni 90 questo. Cos'era? Solo boutique, Sì, edizione sì, limitata, sì, insomma, quella numerata senza datario. dietro. Bellissimo il fatto che non abbia il datario. Infatti molto È bello pulito. perché È pulito, sì. è come era pulitissimo. l'originale, Sì. l'originale era questo. E sì. Questi quanti ne ha avuti qua? Chili? No, tanti. No, allora, devo dire, di manuali non tantissimi. No, perché Sì, poi il però manuale- dico il modello. No, il modello sì, perché Perché poi io ho e sempre visto questo queste chiaramente cose. anche nelle versioni oro bianco, platino, oro giallo, Bracciale? cinturino sempre pelle. Giusto, anche braccialato. L'ha fatto anche braccialato, non tanto Anche la riedizione, il ma Sintra il quelle- vecchio. Però aveva Sì, le il maglie vecchio. C'era la maglia. più larga. A Kick di Riso forse? Io l'ho visto con diverse, molto la maglia Milano classica Ah. a tessuto, ma anche poi con le maglie invece intrecciate, tipo il cinturino diciamo dello Jägerle Ultra Reverso. Ok. Altro Comunque, orologio che... spettacolo, è bellissimo anche il fatto che comunque lo puoi trovare ancora a Ovviamente. cifre Sì. relativamente basse Diciamo a che oggi confronto come a questo oggi, qua. ecco, rispetto agli altri due, quello si trova ancora a cifre che sono in ascesa, Sì. come abbiamo già detto, però a cifre ancora abbastanza abbordabili. Anche perché Cartier, se ci pensi, a livello di tipologia di collezionismo, forse è terzo soltanto a Rolex e Patek. Dico come tipologia di cose, cioè Sì. ti puoi specializzare. No, ma Sono tutte robe molto classiche. allora devo dire che si colleziona molto Cartier nei modelli d'epoca. Sì. Cioè i vecchi collezionisti credo che ambirebbero tutti ad avere un tank, diciamo, Sintre o American degli Sì. anni 30. Il problema è che è difficile trovarlo. Sì. E costa tanto. Tanto, esatto. Quello esatto. sì. Però ecco, tre Però orologi questa che hanno forma- caratteristiche Questa forma, la prima volta che te la metti, è un po'... è diversa, hai visto? Sì, sì, no, quello senza... io non ho orologi, ce l'ho tutti tondi, quindi... Che non è neanche un rettangolare? No. Davvero? Pensa che in una prima fase, quando l'orologio da polso, diciamo, cominciò a prendere campo dopo l'orologio da tasca, la forma rettangolare era in assoluto tra le più richieste. Figurati. No. Almeno tanto quanto quella rotonda. Non c'era proprio differenza. Però il polso sta benissimo. Secondo me lo trovo veramente bello. Sì, però vedi, secondo me dei tre è quello che ti sta peggio. A te, Io vedo te che... Sai, io ho il polso piccolo in realtà. E Ah, l'orologio guarda che questo- Sì, però quello essendo un rotondo Ti gioca, non è esatto. lungo, hai capito? È meno lungo di questo. Comunque questo diciamo che sta bene perché è fatto Oh. tipo a sì. banana, no? Sì. In arca. Sì. Era diciamo un po' la loro caratteristica, Sì. che poi la caratteristica degli orologi degli anni 30 erano quasi tutti con una tendenza un po'. Il famoso Movado Polyplan, che era diciamo un modello degli anni, addirittura fine anni 20, con la corona sopra o sotto, non mi ricordo, molto stretto come larghezza, Sì. ma lunghissimo, un orologio lunghissimo, un rettangolo molto molto lungo. Molto lungo, molto lungo. Infatti ci sono Un fagiolino. comunque- Guarda, veramente sembra veramente una bananina perché era lungo esagerato. Ci sono no, anche i Cartier, quelli Sintre d'epoca grossi Certo. che sono... No, forse banana si chiamano. Come si chiamano? No, il Quelli Sintre, curve. è il Sintre. Ah, è sempre il Sintre. Sintre, Ok. il Sintre. Sono Sintre, veramente- e devo dire che poi in quell'epoca lì lo facevano un po' tutti, perché lo faceva per esempio uno abbastanza famoso su orologi del genere, era anche, oltre a Movado, era anche la Rolex aveva fatto un modello così rettangolare lungo, e anche Patek Philippe aveva fatto lo stesso modello a banana. Ah, il banana. Che... Sì, i Vacheron erano i modelli forse più particolari, più Ah, ok. rettangolari, ma devo dire lo facevano tutti. Ti faccio un'altra domanda. Sono un cliente. E te sei Beppe, Giuse, se no poi dopo non ti Diciamo che fino a conoscono. qui è tutto normale. normale. Come me li... cioè, la differenza fra uno e l'altro, io vorrei scegliere uno fra questi e ti chiedo un consiglio. Come mi consigli? Come te lo darei? Allora, per robustezza ti darei questo orologio qua. Sicuramente ti direi che se te, e conoscendoti, per il tipo di vita che fai, forse dei tre vedo più adatto l'IVC, in quanto orologio con una certa impermeabilità, una certa affidabilità anche a livello di impermeabilità, un vetro sicuramente più robusto, zaffiro, cosa che non ha
il Cartier. Cartier, che ha se un lo vetro rompi. di cristallo e tendenzialmente tende sempre un po' a trovarlo con qualche segno. Ti direi questo per quel motivo, a te. Ti direi Aspetta. questo nel caso in cui tu voglia un orologio ah. più elegante. Ho capito. E, sì, no, proprio pregi e difetti, capito? Esatto, pregi e difetti. Questo chiaramente è l'orologio elegante per eccellenza. Questo e questo sono affini come modelli, a parte la forma sono affini come modelli, cioè nel senso che hanno tutte e due le stesse caratteristiche, ovvero orologi molto precisi, questo chiaramente con un movimento carica manuale molto più preciso dell'automatico. Dell'automatico, insomma, la precisione è un po' più relativa, ma questo nella versione manuale è molto più preciso. Sicuramente questo orologio è un orologio che pecca un po' di impermeabilità, pecca un po', come abbiamo detto, del vetro, certo al polso forse è quello che distingue di più rispetto anche al Patek Philippe. Con questa forma si trovano anche altri orologi, chiaramente Però con questa no. E te il fatto che sia non automatico lo reputi un pregio o un difetto? In questa tipologia di orologi... No, direi in che- generale, Ma sai, dipende dall'orologio che utilizzo ne fai. L'orologio da tutti i giorni, secondo me, ha più motivo di esistere con cassa acciaio, automatico, cassa impermeabile. Perché la vita di oggi, È così. con un orologio con queste caratteristiche, ti fa soffrire poco. Però dà soddisfazione caricare l'orologio, secondo me. Se Cioè, prendi ganzetta, l'abitudine è se prendi veramente un l'abitudine- gesto eccezionale caricarsi Sì. l'orologio. Poi è una cosa comunque, cioè, che ci metti un minuto, cioè io- non meno, ci metti 30 secondi. Quindi traduco, Sì, Sì, traduco Giuse per me. 1, 2, 3. per te? Hai detto Secondo così, me eh? sì, Ah. secondo me sì. Se dovessi farti una classifica per te direi 1, 2, 3. Nel senso che ti venderei, secondo me, più adatto a te l'IVC, cronografo rattrappante, il Tank American come secondo orologio in quanto ti distingue, poi mi dici che non hai rettangolari per cui questo ti sarebbe perfetto. Terzo questo perché alla fine hai un orologio classico e te dell'orologio classico forse ne utilizzeresti solo una... Un quarto d'ora. sì, cioè Forse. un tempo abbastanza Nell'anno, limitato. esatto. Sì. Mentre se fosse lui, per Allora esempio... tocca esatto. Piccolo Lord. Piccolo Se Lord fosse è già lui- fatto così, guarda, io partirei di qui e andrei in là. Ma guarda, forse a lui questo e questo, io Sì. credo che al primo posto questo e questo, ma forse pari merito, Sì, diciamo che forse, per il prestigio. Sì, perché lui c'ha anche però, un po' quello. Però come forma mi piace il tondo così. Alla Ti fine è piace? simile a, cioè non è simile, ma insomma, diciamo, è sulla falsariga dello Yearly Cult che ho comprato. Sì, Cioè, molto simile, sì. molto molto simile. Cioè il fatto che sia grande, d'oro, bello, Secondo me, operante pulito. guarda, devo dirti, questo e questo te li vedo ugualmente, tutti e due l'uno e l'altro, ma anche questo chiaramente Cartier, con forme insomma, diverse, ma spettacolare. con tipologie di orologio simili, eccetera. Il terzo chiaramente per te è quello lì, perché Sì, però Guarda, mi forse- piace anche quello. forse col golf. Ragazzi, lo stiamo perdendo. Si dà allo Aiutateci. sport, signore Sì, Steve, si dà allo sport. Prima volta in 20 Vabbè, ma anni. il golf è ganzo come sport, ma Sì. cosa volete? Ma No, perché non ma lo fate? È ganzo quando saprai fare a farlo, per ora Ho fate le capito. passeggiate. Ho capito, d'altronde sono All'aria la prima aperta. lezione. È giusto, è giusto. Prima lezione, niente, hanno provato a portare la sacca. Esatto. Boh. Buona, non neanche una mazza, quella con le linee, con le guide. E invece chiedo al Piccolo Lord di fare la tua classifica. Io non la posso fare perché non me ne Esatto. intendo. La Io- mia è difficile secondo me. Beh, io in realtà per Giuseppe vedrei bene questo Patek in prima Allora posizione. dopo lui farà la sua, Sì, esatto. Poi il Cartier non è che secondo e in terzo l'IVC. E invece, No, cosa ne pensa? no, ascoltami, devo essere sincero, a me questi tre qui mi piacciono tutti e tre, cioè li ho scelti perché mi piacciono tutti e tre e mi risulterebbe veramente difficile sceglierne uno. Forse metterei il Patek al primo posto, ma per prestigio. Ok. Gli altri due a pari merito. Perché l'utilizzo anche di questo qua, secondo me, per me è un po' grande, lo dico, però l'utilizzo di questo qua secondo me con rattrappante è eclettico. eccezionale. No, io direi Patek al primo posto e gli altri due pari merito. Però è un gusto personale, non saprei fra questi due, fra Cartier e IVC, quale dei due Ma questo è di gusto? Mettere- abbastanza robusto. Sì, sì. Proviamo. No, perché cioè, No, è fondamentalmente abbastanza per la mia devo fare VC, Sì. Patek e Cartier. Sì. Perché questo se c'è il vetro di Il cristallo, vetro di cristallo... posso fare un pochino l'assicurazione vetri di cristalli. vetri di cristalli, ma non ti E costa forse conviene... 400 euro ogni volta che Ma cambi forse il vetro. conviene cambiare il parabrezza rispetto che sì. non cambiare il vetro del... E poi chi te lo fa? Cioè a mandarlo No, su? devo mandare la cartina, sì, Quindi stai un anno senza orologio.
Sì, No, quello sono abbastanza veloci. Ah. No, per quello sono abbastanza veloci. però bellissimo. Bello, vero? Sì, poi comunque questo Triton Cocco sta veramente bene. Cioè ci sta è il Sì, suo sì, tra l'altro. Sì, è il suo, è il suo. È il suo, veramente bello, sì. Ma ora poi sentiremo invece Esatto, vogliamo sapere come sempre la vostra opinione, qual è la vostra classifica. quale dei tre Esatto. potrebbe essere, Il diciamo, vostro orologio, il vostro orologio, preferito. Esatto. Comunque sono simili, eh. No, Cioè, no, sono hai detto similari, bene, sono non similari. hai... No, siamo- non è siamo facile vicini. scegliere, non è Siamo facile vicini. scegliere con questi Sono tipi. tutti belli, nel senso, vabbè, come in realtà alla fine come sempre, perché i modelli che si fanno vedere dentro l'orologio a confronto sono Sì, tendenzialmente devono avere orologi che perlomeno ci delle piacciono. attinenze, perché voglio dire, è inutile Esatto. che sia un orologio completamente diverso. No, Se in esatto. mezzo a uno di questi qui ci fosse stato un acciaio, Aveva poco senso, esatto, esattamente. magari non per una questione di prezzo, perché magari sul prezzo potrebbe essere anche più costoso di uno di L'acciaio, questi. esatto. Che dici? Tra un acciaio di questi Ci aggiungi paghi molto di più. uno a zero forse. Però a dire la verità, ecco, non è l'orologio adatto. No, Ecco, questi esatto. sono tre invece similari. Esatto. Oh, E quindi Steve. abbiamo fatto. Buona serata. Altrettanto. Buona Ciao, serata a ragazzi. tutti. Ciao. Ciao a tutti.